Bene, 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 bene. Adesso mi sono ricentrata, ragazzi, ne avevo bisogno. È pazzesco quando si fa il protocollo di centratura e sei un po' fuori fase. Cioè, almeno personalmente lo sento tantissimo, no? Sento proprio la cavessa che inizia a formicolare. Iniziamo quindi con il tema della serata, che è il sacrificio, ed è molto rappresentativo di questa mia giornata odierna. Il sacrificio. Cos'è il sacrificio? Qual è l'accezione che noi diamo a questa parola? È una parola molto forte, per alcuni può suscitare un senso di fatica, di sofferenza, ad altri invece potrebbe suscitare un senso, diciamo, di amore superiore. Ognuno di noi ha un'accezione del sacrificio diversa. Quello che vorrei vedere però con voi è comprendere se il sacrificio, ovvero il sacrificare noi stessi per gli altri o per uno scopo superiore o per noi stessi, ha un senso. E la risposta, come sempre, non è univoca. Perché? Perché quello che dobbiamo comprendere è se nel momento in cui noi stiamo sacrificando del tempo, dell'energia, dei soldi per noi stessi o per un bene superiore o per il bene di qualcuno, se lo stiamo facendo in linea col nostro essere e con il nostro sentire. Perché dico questo? Perché molto spesso chi ha la sindrome da crocerossina, che viene identificata con le fanciulle, ma in realtà è caratteristica anche di molti maschietti, ovvero chi entra nel personaggio del Salvatore, è portato a sacrificare se stesso per gli altri, ma non in una visione di bene superiore. Lo fa per autoconfermarsi di essere una brava persona. Quindi se io mi sacrifico e quindi tolgo qualcosa a me per darlo a qualcun altro, allora vuol dire che sono una brava persona. E questa, attenzione, non vuol dire che non dobbiamo occuparci degli altri, È molto sottile la differenza. Il punto è sempre quello che ci muove. Come si suol dire, non sappia la destra cosa fa la sinistra. Se in realtà io so bene che cosa fa la destra e cosa fa la sinistra, vuol dire che il sacrificio che io sto facendo per un bene superiore, quello che io penso sia un bene superiore, in realtà è una forma molto sottile di ego e non ci porta poi ad evolverci pienamente. Tra il non fare e il fare, a volte è meglio il fare, però non dobbiamo entrare, cioè l'obiettivo di questi nostri incontri è proprio quello di imparare ad ascoltarci e imparare a comprendere che cosa ci anima, qual è il sentire che si muove dentro di noi. E l'altra domanda è: quando io sacrifico me stessa per un mio obiettivo, questo obiettivo è veramente mio o sono in quella che in analisi transazionale si chiama spinta dello sforzati? Ovvero devo sempre fare. Perché? Perché voglio dimostrare a me stessa che sono in grado di raggiungere un obiettivo. Qual è però il problema? Che se io penso in fondo di non meritare il raggiungimento di quell'obiettivo, cosa succede? Che rimango sempre nel fare. Immaginatevi proprio come una persona che spinge un sasso per tutta la vita
perché vuole arrivare in cima e non può permettersi di togliere per un attimo le mani dal sasso, perché altrimenti il sasso lo travolge completamente. E questa è proprio la spinta dello sforzati. Spesso succede a quelle persone, caratteristica di quelle persone che sono sempre nel fare, che non riescono a fermarsi, che non riescono a prendere del tempo per loro stesse. Io ho abbastanza questa cosa, no? Sono sempre nel fare e poi esplodo. E allora quando ci si rende conto che si è in quella dinamica, bisogna avere il coraggio di fermarsi e di entrare in ascolto. Perché? Perché molto spesso l'essere molto nel fare, essere proprio in una frequenza di sacrificio pur di arrivare all'obiettivo, è anche un modo per non entrare in contatto con il sentire. Se io faccio, se io sacrifico il tempo, le ore, le uscite, sono sempre in uno stato di sforzo, non mi ascolto, non ho il tempo per farlo. Perché? Perché la mia energia è focalizzata nell'azione, la mia energia è focalizzata verso l'esterno. Se la mia energia è focalizzata verso l'esterno, ovviamente io non guardo dentro di me, ma è dentro di noi che abbiamo le risposte. L'esterno può giocare, diciamo così, da attivatore, ma poi dobbiamo fermarci ed ascoltare. Se incontriamo una persona e ci dà uno stimolo positivo e magari ci fa provare anche un'emozione piacevole, bellissimo, ma perché provo quell'emozione? Che cosa sta risuonando dentro di me? Perché se no io penso che quell'emozione è stata suscitata da quella persona che sicuramente ha fatto da amplificatore, ma ha fatto amplificare, ha fatto vibrare qualcosa di bello che già era in me. E quindi è importante che noi entriamo in contatto con la nostra bellezza interiore. E questo ovviamente vale per il positivo, ma vale anche per il negativo. Se una persona mi suscita irritazione, mi suscita rabbia, mi suscita disgusto, va bene, l'allontano, metto dei limiti, primo passo fondamentale. Ecco, non diventiamo salvatori verso anche chi ci suscita delle emozioni negative, perché dobbiamo dimostrare a noi stessi che comunque, nonostante quello che provo, nonostante quella persona mi sta sulle balle, io sono così brava, sono così bravo che comunque vado oltre. Va bene, possiamo anche farlo, ma poi fermiamoci. Che cosa ha toccato dentro di me? Perché ho provato disgusto? Qual è stata la frequenza che mi ha toccato? Perché ragazzi, tutto passa sempre e comunque da noi. Siamo noi, attraverso i nostri occhi e attraverso la nostra mente che filtra quello che ci circonda. In fisica quantistica si dice che fa collassare l'onda forma e va a manifestare quello che c'è intorno a noi. Quindi siamo comunque noi che diamo un significato al comportamento di una determinata persona, perché quella persona può essere super irritante per me, ma super amorevole per qualcun altro, ok? E questo mette proprio in evidenza questo aspetto, che siamo sempre e comunque noi che leggiamo la realtà in funzione dei nostri filtri. E questo non vuol dire che dobbiamo farci andare bene tutto, attenzione, ma vuol dire che quando sentiamo un'emozione che si muove, dobbiamo annotarla e chiederci perché, cosa sta succedendo dentro di me. Perché se no rischiamo di essere sempre nel fare, di essere nel sacrificio e la vita scorre. Perché ragazzi, cioè, noi siamo qua, siamo vivi, stiamo bene, ma non è che oggi è un altro giorno che è passato. Ieri Giordano mi ha invitato nella sua associazione di Bergamo e ho avuto veramente un'emozione fortissima
nel vedere, erano più o meno una ventina di ragazzi, super attenti a determinate tematiche e mi hanno detto una cosa che mi ha molto colpito all'inizio. Mi ha detto: la vostra generazione era la generazione della speranza, quella che vedeva un futuro migliore. Noi siamo la generazione che questo futuro non riesce a vederlo perché ci fanno vedere tutto catastrofico. E ho detto: no, fermi! Fermi, perché c'è la speranza è tipica dei ragazzi giovani. Perché? Perché hanno davanti ancora tutta una vita e quindi non riescono a dare, non riescono ad avere una visione della limitatezza del tempo. E quindi hanno questo pensiero quasi onnipotente, no? Di avere un tempo infinito davanti a loro per costruire i propri sogni, la propria vita e migliorare questo mondo. Poi più andiamo avanti con l'età, più ci rendiamo conto che il tempo si sta riducendo, no? E quindi moltissimi perdono la speranza e si disilludono rispetto a un cambiamento esteriore tanto più interiore. Dobbiamo semplicemente cambiare la frequenza e comprendere che noi dobbiamo essere la speranza per questi ragazzi, perché ieri io veramente, cioè me li sarei portati tutti a casa, cioè quando noi diciamo no vabbè ma i giovani d'oggi, ma non è vero, è una super generalizzazione. E quindi non so come sono andata a finire qua parlando del sacrificio, ma è per dire che stavo parlando di quanto la vita è importante, di quanto ogni giorno è importante e più, diciamo così, siamo datati, più quelle giornate assumano un valore diverso. Perché se vivessimo sapendo che tra una settimana non saremmo più su questa terra, vivremmo proprio con un'energia totalmente diversa, cioè cercheremmo proprio di mangiarci la vita e ce ne sbatteremmo anche le scatole di un sacco di soggetti e situazioni che ci appesantiscono. E quindi va bene sacrificarsi, ma comprendiamo se ne vale veramente la pena. Quando ne vale la pena, e quando ne vale la pena? Quando ciò che facciamo è in frequenza col nostro essere, con il nostro sentire, quindi il sacrificio è legato al creare, l'accezione del sacrificio, il sacrificio ha un'eccezione molto, ma molto positiva. Perché? Perché il nostro cervello è proprio strutturato per cui quando facciamo fatica ad ottenere un qualcosa e quel qualcosa lo raggiungiamo, allora c'è un sistema di ricompense e di gratificazione che suscita proprio al nostro interno un sacco di dopamina che ci fa stare bene. Dobbiamo però fare attenzione per che cosa ci stiamo sacrificando, se quello che stiamo facendo è per qualcosa che ci porterà oggettivamente ad una ricompensa. Perché se no siamo dentro il fare, siamo il cricetino che continua a correre, ma non avrà mai una soddisfazione. E allora quello è il sacrificio sbagliato. Se invece è un sacrificio, un rinunciare non a rinunciare, a investire il nostro tempo, la nostra energia per fare un qualcosa che è in linea col nostro essere nel momento che raggiungi l'obiettivo, perché allora se è in linea con l'essere l'obiettivo si raggiunge, prima o dopo lo raggiungi, allora sei. E quando arrivi lì, boom, senti proprio tutto un senso di gratitudine che ti pervade, che poi è legato molto alla dopamina, per quello la gratitudine è una frequenza molto importante perché stimola dopamina, ma dopamina positiva. Non è che dobbiamo stimolare dopamina scrollando il cellulare, perché noi, soprattutto i giovani, ma anche noi meno giovani, siamo drogati da questo oggettino qua
perché tutte le volte che noi continuiamo a guardare informazioni, abbiamo stimoli e vediamo video e vediamo foto e mettiamo il mi piace, ci mettono il mi piace, il cuoricino, tutto questo va proprio a stimolare dopamina dentro di noi, è una gratificazione. Cioè, su questo hanno fatto degli studi pazzeschi. Quando qualcuno ci mette il mi piace, cioè dentro di noi dice ah, mi ha visto, e non è una cosa sbagliata, cioè non è sbagliata, però molto spesso in analisi transazionale si chiamano carezze di plastica, cioè non ci possiamo nutrire di quei ciao detti da degli sconosciuti. Allora investiamo il nostro tempo per circondarci di persone che quei baci, quei pollici in su ce li danno dal vivo, fanno parte del nostro gruppo. E ieri è stato bello vedere questi ragazzi che fanno comunità proprio tra di loro, no? E poi mi dicono, sì vabbè, ma noi siamo così, ma fuori è la desolazione. Fa niente! Intanto voi siete lì, vi siete creati un vostro spazio dove vi alimentate, dove avete una biblioteca con più di 1000 libri, ecco che è ricomparso Giordano, dopo Giordano ti faccio parlare. E quindi il sacrificio in questo caso è positivo. È positivo perché stimola la ricompensa e anche il sacrificio per gli altri nel momento che è un mi prendo cura dell'altro e lo aiuto a crescere. Quindi non salvo l'altro, ma aiuto l'altro a salvare se stesso. E allora la persona inizia a vibrare in un modo diverso e quella vibrazione ci arriva. Bene, bene, ma arriviamo alla meditazione della serata sul sacrificio. E io direi che potremmo fare un protocollo di trasformazione alchemica proprio sul un qualcosa che sentite che vi è pesante, un qualcosa che vi costa sacrificio, ma non in un'accezione positiva, in un'accezione negativa, senza per questo dover vergognarvi con voi stessi. Non censuratevi, anche se quello che fate sapete che è giusto che lo state facendo, ma questa cosa sentite che vi costa fatica, andiamo a trasformarla. Sto pensando magari a quando i figli devono prendersi cura di genitori anziani. È comunque un sacrificio, a volte è fatto anche con molto amore, ma a volte c'è anche umano ammettere di essere stanchi, o come magari un genitore che si deve prendere cura anche di un figlio, no? Non semplice da un punto di vista psicologico, magari anche con determinate patologie, e a volte ci si censura perché si pensa che non si possa dire sono stanca, non ce la faccio. E invece concediamocelo, se lo sentiamo, almeno noi stessi autorizziamoci a dire è difficile. E attraverso questo protocollo lo andiamo a trasformare. Nelle cose piccole come nelle cose grandi. Devo fare quel determinato lavoro? Non ne ho assolutamente voglia? Mi costa un sacrificio pazzesco? Lo devo fare e lo faccio? Ma almeno devo essere in grado di ammettere a me stesso che sto facendo uno sforzo. Perché? Perché questo permette anche di imparare a dirci bravi, bravi, bravo, brava. Perché quello che ho fatto comunque ha richiesto un impegno, anche se non avrei voluto farlo. Invece diamo tutto per scontato, soprattutto nel lavoro, no? Diamo per scontato perché molto spesso gli altri ci danno per scontati e non ci dicono bravi, ma anche noi, e quindi diventiamo sempre al servizio degli altri. Sacrifichiamo le nostre giornate, il nostro tempo per far cose che gli altri ci chiedono e poi magari ci incazziamo perché non ci dicono grazie. E allora iniziamo ad ammettere che siamo in questa situazione e a dirci noi grazie. Quindi My Energy Bars in mano. Il protocollo di centratura l'abbiamo già fatto all'inizio, quindi ci siamo settati.
E iniziamo proprio, tenendo le bars in mano, a pensare ad una situazione, chiudendo gli occhi, fate un respiro profondo e pensate ad una situazione che vi sta costando fatica, un qualcosa che dite, mamma mia, non ce la faccio più, oppure, mamma mia, non so quanto ancora posso farcela. Che sia una cosa piccola o che sia una cosa grande. Però autorizziamoci proprio e concediamoci il fatto di dire questa cosa mi costa fatica, anche se la faccio mi costa fatica. E se non riuscite a individuare una situazione di questo tipo, fate il protocollo semplicemente sulla parola sacrificio. Fate un respiro profondo, entrate in contatto con il vostro corpo. Immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella, attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento, cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo a trasformare il mio sacrificio in energia rigenerativa. E ora pensando alla situazione che vi crea difficoltà, sforzo, andiamo proprio a fare un ciclo di trasformazione alchemica. Ponete la vostra attenzione 2 dita sotto l'ombelico e immaginate una sfera di colore rosso che si espande e si contrae alla frequenza del 3 e ripetete libero l'energia cristallizzata in questa situazione. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono
3. Fate un respiro profondo, rimanete in ascolto del vostro corpo, dei vostri pensieri, delle vostre emozioni e lasciate che si manifestino. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza del cuore e ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo a questa situazione e lascio fluire il mio sentire. Io sento, sai. Fate un respiro profondo. Concentrate la vostra attenzione nella ghiandola pineale e ripetete: creo ordine e coerenza in questa situazione. E mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo ad accedere al mio più alto potenziale. Io mi autorizzo ad utilizzare la mia energia per il raggiungimento dei miei obiettivi superiori. Fate un respiro profondo e quando volete, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Se sentite che c'è ancora molta energia che si sta muovendo dentro di voi, ripetete: io sono. Io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Ok. Come sempre bevetevi un pochettino d'acqua. Io non so che fine ha fatto il mio bicchiere, eccolo qua. Importantissimo, bere l'acqua dopo che si sono utilizzate le bars, perché questo aiuta proprio a lasciare andare. Ho visto qualcuno sbadigliava, qualcuno che non conosce minimamente che cos'è il sacrificio. Bene, bene, questo è il tempo delle domande. Ci terrei, prima di lasciare la parola a voi, a fare un ringraziamento anche alle persone che seguono le dirette in differita, perché ultimamente mi stanno arrivando molti feedback e quindi ringrazio per questa cosa. Sarebbe bello se poteste condividere la vostra esperienza o le vostre domande nei commenti o anche messaggiandomi, perché per me è molto importante avere i vostri feedback, perché poi mi fa capire come proseguire nel lavoro. Bene, la parola a voi ora.